Italiano in contesto. Il gatto. Io sono Marco e questa è una nuova lezione della serie Italiano in contesto. Queste lezioni ti aiutano a migliorare il tuo italiano in modo semplice e naturale. Questa è una lezione per principianti. Ascolta il testo e impara nuove parole ed espressioni. Prima di iniziare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e attivare le notifiche per non perdere nessuna lezione. Ascolta questo breve testo. Sono un gatto. Un gatto. Sono un animale domestico. Noi gatti non siamo tutti uguali. Alcuni di noi sono a pelo corto, altri sono a pelo lungo. Un gatto a pelo corto e un gatto che ha il pelo corto. Un gatto a pelo lungo e un gatto che ha il pelo lungo. Ci sono gatti di razza, i gatti che l'uomo seleziona per alcune caratteristiche, e gatti comuni, i gatti non di razza. Un gatto di razza. Un gatto comune. Ci sono gatti che non hanno una casa, sono gatti randagi. Un gatto randagio. Una donna che ama molto i gatti e che porta cibo anche ai gatti randagi è una gattara. Una gattara. A volte qualcuno adotta un gatto che non ha una famiglia. Significa che lo porta a casa sua e si prende cura di lui. Adottare un gatto. Quando ho fame, miagolo, così le persone mi danno qualcosa da mangiare, per esempio una scatoletta o le crocchette. Miagolare. Una scatoletta. Le crocchette o i croccantini. Se mi arrabbio, posso graffiare con le mie unghie. Graffiare. Quando sono felice e rilassato, faccio le fusa. Significa che faccio questo suono. Il gatto fa le fusa. Fare le fusa. Se sono piccolo, le persone mi chiamano gattino. Un gattino, una gattina. In modo affettuoso, le persone mi chiamano anche micio, micia, invece di gatto, gatta. Bene, abbiamo visto parole ed espressioni utili per parlare dei gatti in italiano. Ora segui questi consigli per migliorare il tuo italiano. Ascolta il testo più volte. Ripeti ogni frase del testo a voce alta. Prendi nota delle parole che ancora non conosci.
Bene, per questa lezione è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!